Quanto ha senso studiare la grammatica quando si studia una lingua? Oggi ne parleremo insieme. Hey, il mio nome è Paolina, questo è un canale per aiutarti ad ascoltare e apprendere l'italiano. Fammi sapere giù nei commenti che cosa pensi della grammatica. In questo video ti dirò qual è la mia esperienza. Soprattutto nel metodo scolastico italiano, l'inglese, che è stata l'unica lingua che ho studiato durante tutto il mio percorso, quindi dalle elementari alle medie alle superiori, diciamo che gran parte di questo percorso si è proprio concentrato sullo studio di regole grammaticali, teoria, memorizzazione. L'insegnante spiegava una regola, poi si applicava quella regola negli esercizi e così via. Ovviamente vi faccio l'esempio dell'inglese perché è la lingua che si studia di più, soprattutto in Italia. Poi alcune persone possono alle medie o alle superiori scegliere di studiare più lingue, come ad esempio il francese, lo spagnolo, alcuni anche il tedesco. Ad esempio c'è il liceo linguistico dove spesso si può studiare anche il tedesco e poi nei licei, quindi le scuole superiori, quando si ha tra i 13 e i 18 anni circa, si studia anche latino, si studia anche la lingua latina. Pur trattandosi di una lingua morta, comunque è pur sempre una lingua a tutti gli effetti. E nello studio del latino si studiava molta grammatica. Io ho studiato molta grammatica. Adesso invece sono un insegnante di lingue, ma soprattutto sono una persona che studia lingue. Vi ho fatto recentemente dei video in cui vi racconto le lingue che conosco e le lingue che voglio studiare quest'anno. Per farlo serve metodo. Vorrei evidenziare 3 punti fondamentali per cui secondo me il metodo che avevo a scuola, o meglio, quello che mi veniva insegnato a scuola, è stato profondamente sbagliato. E sicuramente cambiando delle caratteristiche sarebbe stato molto più facile, molto più anche efficace. Partiamo col problema numero 1. La grammatica senza contesto. Il contesto è tutto. Se non mi rendo conto di quando si utilizza una regola, una struttura, qualcosa che ci serve secondo la grammatica di quella lingua, come facciamo ad applicarla? È veramente difficile. È come dare uno strumento a una persona e dire a un certo punto ti servirà, ma non ha questa persona nessuna indicazione su quando effettivamente servirà quello strumento. È come preparare una ricetta e dire a un certo punto vanno aggiunte le uova e non si sa quando. Il cervello umano poi crea delle connessioni e grazie al contesto, grazie a storie, grazie a racconti, esempi, ma anche emozioni, creiamo una rete che ci aiuti a ricordare. Se mi viene detto crea una frase al passato remoto senza contesto, è un po' complicato, è molto complicato, ma se mi viene detto pensa a un'era geologica, racconta come fu all'epoca vivere per i dinosauri, cosa probabilmente contribuì all'estinzione dei dinosauri. In questo caso abbiamo una situazione concreta e anche il semplice pensare ai dinosauri, pensare a un'epoca così lontana, ci fa capire che il passato remoto è distante, è un passato distante, lontano. Un secondo problema è la mancanza di necessità. Io ad esempio adesso studio molto facendo qualcosa di opposto, cioè leggo molto. Non mi importa della grammatica, non mi importa delle strutture esatte.
cerco di leggere o ascoltare e capire. E quando si continua a ricevere input in continuazione, quando si sente spesso lo stesso tempo verbale, la stessa preposizione, si vede che un verbo dopo all'oggetto, ad esempio, ci viene anche più naturale sia capire il contesto, quindi punto 1, ma anche renderci conto di ok, questa cosa mi serve, l'ho sentita tante volte, è anche essenziale, ne ho bisogno, perché a un certo punto si arriva al momento di output, cioè al momento in cui non solo ascolto qualcuno che racconta della sua routine, ma voglio parlarne io e devo essere in grado di coniugare un verbo, scegliere la giusta sintassi. La grammatica, secondo me, è molto utile studiarla quando serve, quando vedendo costantemente delle parole, delle frasi, dei testi, ti poni il problema e dici ma perché si usa questo e non questo? Perché vedo sempre questa forma? Io voglio capire perché c'è sempre questa cosa, ma non è nulla di nuovo. Magari la utilizzo anche come i bambini che sanno parlare perfettamente quando crescono e magari non hanno idea di che struttura stiano utilizzando, ma la sanno utilizzare perché la sentono e poi lo scopriranno a scuola e lì avranno una conferma ulteriore. Punto terzo, dopo questo processo la grammatica secondo me dà molta sicurezza. Io ad esempio mi sono ritrovata ad avere molto input, quindi ascoltando e leggendo mi è tutto molto chiaro. Il problema è quando poi appunto una persona deve creare, deve produrre un discorso, raccontare la propria giornata, parlare con una persona in una lingua. Conoscere la grammatica di quella lingua dà sicurezza, è una sorta di scheletro su cui poi, quando ci sono i presupposti giusti, quando serve una cosa, la si studia e la si applica e si continua a utilizzare quella regola in modo giusto, c'è molta più sicurezza e piano piano una persona riesce a parlare, riesce a capire, riesce a comprendere anche perché prima sbagliasse. Un piccolo cavillo in tutto ciò, una piccola postilla, possiamo dire, è che serve tempo per fare questo e non si possono studiare 27 tempi verbali allo stesso tempo, non si può assorbire tutta la conoscenza di una lingua allo stesso tempo e soprattutto, secondo me, partire dalla grammatica e poi fare tutto il resto è molto difficile. Si può partire di pari passo, ovviamente dipende dalla lingua, partire solo dalla grammatica o pensare di studiare solo grammatica e capire tutto è un po' un rischio e secondo me anche un po' una perdita di tempo. Allo stesso tempo la grammatica non va totalmente eliminata perché secondo me facilita molto a un certo punto il lavoro che si fa con una lingua. Si può anche imparare senza mai studiare grammatica, certo, ma bisognerebbe avere primo tantissimo input, veramente molto. E secondo, bisognerebbe avere qualcuno che sta sempre a correggerti e aiutarti e dire no, sì, no, questo sì. Io al momento, nelle lingue che sto migliorando, sto piano piano inserendo anche delle nozioni di grammatica, inizia a essere qualcosa che mi aiuta e mi facilita lo studio. Ma non ho iniziato con la grammatica e le lingue in cui ho iniziato con la grammatica ho fatto una fatica immensa. Fammi sapere giù nei commenti cosa pensi della grammatica, leggerò i commenti molto volentieri, ti ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!